Ciao, ti do il benvenuto su InfenMath. In Excel lavorare in modo davvero dinamico significa saper costruire e utilizzare riferimenti che si adattano automaticamente ai dati e alle scelte dell'utente. In questo tutorial vediamo perché la combinazione indirizzo più indiretto è così potente. Queste due funzioni insieme permettono di creare indirizzi di cella dinamici e di usarli per recuperare informazioni in modo flessibile e automatico, anche in strutture complesse. Approfondiamo il ruolo chiave della funzione indiretto nella convalida dati, dove è fondamentale per creare menu a discesa dinamici e dipendenti, capaci di aggiornarsi in base alle selezioni effettuate. Come vedrai, la selezione di una voce in un elenco può determinare in tempo reale i valori disponibili in un secondo elenco. Per concludere, vediamo come indirizzo consenta di costruire riferimenti dinamici partendo da numeri di riga e colonna, rendendoli perfetti da utilizzare proprio all'interno delle regole di convalida dati di Excel. Alla fine del video avrai gli strumenti per rendere i tuoi file Excel più interattivi, intelligenti e professionali, sfruttando al massimo una delle combinazioni di funzioni più potenti di Excel. Sei pronto? Iniziamo! In questa cartella di lavoro sono presenti 4 fogli, tutti aventi la stessa struttura, in cui sono riportate le varie voci di spesa raggruppate per categoria. È inoltre presente un foglio di riepilogo che consente di recuperare i dati presenti negli altri fogli mediante scelte effettuate per mezzo di menu a tendina. In questo modo è possibile effettuare confronti anche per spese effettuate in trimestri distanti fra loro. Se poi al posto di 4 trimestri dovessimo effettuare confronti sui 12 mesi e se le voci di spesa fossero scritte nel dettaglio, le cose che ti sto per dire sarebbero ancora più utili. Come faccio a recuperare i dati presenti in un qualsiasi trimestre mediante selezione da tendina? Te lo mostro con una formula diretta e statica. In cella B2 digito uguale, seleziono il foglio trimestre 1, clicco in cella B2 e premo invio. Osserva ora cosa ha scritto Excel, il nome del foglio seguito da un punto esclamativo e dall'indirizzo di cella B2. Ovviamente questo dato è statico e cambiando il trimestre il dato non varia. Costruiamo dunque un indirizzo dinamico. In cella B2 digito uguale e per recuperare il nome del foglio di lavoro clicco in cella B1 bloccando il riferimento 2 volte mediante il tasto F4. In questo modo la formula che creerò potrà essere trascinata verso il basso e verso destra e andrà a recuperare i dati presenti nei fogli di lavoro in base alla scelta da menu a tendina. Ora, subito dopo il nome del foglio di lavoro, deve essere presente un punto esclamativo. Digito dunque ampersand, virgolette, punto esclamativo, virgolette. E sempre mediante l'operatore di concatenazione ampersand, devo concatenare il riferimento alla cella B2 dei vari fogli di lavoro. Lo faccio mediante la funzione indirizzo. Potrei benissimo scrivere negli argomenti riga 2, colonna 2, ma mentre la colonna 2 è statica, poiché i dati sono sempre presenti nella colonna B, voglio rendere il numero di riga dinamico e lo faccio mediante la funzione rif.riga. Chiudo immediatamente la parentesi, poiché voglio il riferimento alla riga corrente, cioè la riga 2, e premo invio. In questo modo ho ottenuto la stringa di testo corrispondente all'indirizzo di cella cercato. Devo ora convertirla in un vero e proprio indirizzo. Lo posso fare mediante la funzione indiretto. Qui subito dopo l'uguale digito indiretto, scelgo la funzione indiretto e chiudo la parentesi qui alla fine della formula. Premendo invio riesco a recuperare il dato che mi serve. Posso ora trascinare la formula verso il basso e verso destra. E in questo modo riesco a recuperare tutti i dati che mi servono e mettere a confronto i vari trimestri mediante scelta da menu a tendina. Come avrai potuto notare, questa combinazione è davvero magica. La funzione indirizzo, con il supporto della funzione rif-riga, genera delle stringhe di testo e la funzione indiretto le trasforma in intervalli veri e propri. Passiamo ora ad un altro esempio.
In questo foglio di lavoro sono riportati i nomi dei 111 capoluoghi di provincia italiani. Questi sono stati suddivisi per regione e le 20 regioni sono state suddivise in 4 zone: nord, isole, centro e sud. In un altro foglio di lavoro ho impostato questa tabella a 3 colonne. Selezionando una zona dalla prima tendina, è possibile, mediante una seconda tendina, individuare l'elenco delle regioni appartenenti a quella zona e selezionando una regione, è possibile, mediante una terza tendina, individuare l'elenco dei capoluoghi di provincia relativi a quella regione. Selezionando una regione diversa, ad esempio Liguria, puoi notare che qui a destra l'elenco dei capoluoghi di provincia è variato e questa cosa si verifica anche cambiando il nome della zona. Selezionando ad esempio centro, l'elenco delle regioni cambia e di conseguenza anche quello delle province. Come possiamo ottenere questo risultato? Innanzitutto dobbiamo assegnare i nomi definiti all'interno di questo foglio di lavoro. Gli unici nomi che dovrai digitare manualmente sono quelli relativi alle zone. Seleziona questo intervallo, clicca qui all'interno della casella nome, digita Nord e premi invio. Dovrai poi fare la stessa cosa per l'intervallo isole, centro e sud. Ricordati sempre di premere invio al termine della digitazione. Per quanto riguarda invece gli altri nomi, al posto che digitarli manualmente, puoi procedere in questo modo. Seleziona l'intero foglio di lavoro, premi il tasto F5, clicca su Speciale e successivamente seleziona l'opzione Costanti. Conferma poi con OK e mantenendo premuto il tasto CTRL seleziona le 4 zone in modo da deselezionarle. Ora tutti gli elenchi che ci interessano sono selezionati. Puoi selezionare la scheda Formule, Crea da selezione, deselezionare colonna sinistra e creare i nomi in base alla riga superiore, confermando successivamente con OK. Io li ho già creati e annullo l'operazione. In questo modo otterrai elenchi tutti di lunghezza adeguata. Selezionando invece in questo modo otterresti degli elenchi con delle voci bianche in coda. Ora che abbiamo ottenuto gli elenchi che ci servono, possiamo passare al foglio successivo e impostare le procedure di convalida. Ora che i nomi sono stati inseriti è tutto molto semplice. In questa prima colonna azzurra inserisco una convalida semplice e dunque scheda dati, convalida dati, consento un elenco, clicco qui nel campo origine e premo il tasto F3. Vado a selezionare il nome zona, doppio clic, OK. In questo modo comparirà una tendina e potrò selezionare la zona desiderata. Dopo aver riempito la prima colonna in maniera casuale, seleziono la seconda colonna e sempre dalla scheda dati clicco su convalida dati. Questa volta consento un elenco e per individuare l'origine utilizzo la funzione indiretto uguale indiretto, apro la parentesi tonda e come argomento inserisco il contenuto della cella A2, premendo 3 volte il tasto F4 per rendere il riferimento relativo, in modo che nelle celle sottostanti la convalida dati in una cella faccia sempre riferimento alla cella che si trova alla sua sinistra. In questa cella attiva, siccome il nome Nord fa riferimento all'intervallo che ho selezionato in precedenza contenente i nomi di tutte le regioni del Nord, confermando con OK, la convalida dati non farà altro che propormi tale elenco. Seleziono ad esempio l'Emilia-Romagna. Quando invece la zona cambia, ad esempio in questa cella la zona appartiene al centro, mi verrà proposto l'elenco delle regioni del centro. Seleziono ad esempio Abruzzo e una volta inseriti in modo casuale anche i nomi delle altre regioni, possiamo procedere anche con il terzo livello di convalida, la convalida del capoluogo di provincia presente nella colonna verde. Seleziono di nuovo convalida dati, consento di nuovo un elenco e come origine digito nuovamente uguale indiretto, apro la parentesi tonda e seleziono nuovamente la cella che si trova immediatamente a sinistra rispetto alla cella attiva, in questo caso la cella B2. Premo 3 volte F4 in modo da ottenere un riferimento relativo, chiudo la parentesi e confermo con OK. Ora, siccome il nome Emilia-Romagna fa riferimento ai nomi dei capoluoghi di provincia dell'Emilia-Romagna,
Cliccando sulla tendina qui a destra comparirà tale elenco, dal quale potrò scegliere una città qualsiasi. Cliccando nella cella sottostante, come puoi notare, l'elenco cambia in base alla regione scelta nella colonna B. Procedendo in modo analogo, potrò inserire tutti i capoluoghi senza il pericolo di sbagliare e velocizzando notevolmente tutti gli inserimenti. Passiamo ora ad un ultimo esempio. In Excel, la convalida dati con elenco presenta questo piccolo problema. Quando viene impostata per recuperare i dati presenti in un elenco, quando questo elenco si espande o si riduce, la convalida non si adatta. Quello che vedi è l'elenco che ho impostato, ma aggiungendo una voce qui in fondo, il nuovo nome, come puoi notare, non compare nell'elenco di convalida. Potresti pensare che il problema si può risolvere mediante l'uso delle tabelle. Questo è vero se l'elenco di convalida viene impostato all'interno dello stesso foglio di lavoro della tabella e infatti, come puoi notare, questo è l'elenco iniziale e aggiungendo una voce qui in fondo, l'elenco di convalida si aggiorna immediatamente. Se però cambiamo il foglio di lavoro e impostiamo nuovamente la convalida con elenco con dati presi dalla tabella precedente che si trova in un altro foglio, quando andiamo a confermare con OK possiamo notare che l'elenco è presente, ma quando andiamo ad aggiungere una nuova voce in tabella possiamo osservare che la convalida nello stesso foglio di lavoro si aggiorna, mentre la convalida presente nel foglio esterno non lo fa. Per creare una convalida intelligente che si aggiorni ovunque essa si trovi, possiamo procedere in questo modo. Dobbiamo riuscire a creare un indirizzo dinamico. Come puoi notare, questo indirizzo è A2A11, cioè corrisponde al nostro elenco, e aggiungendo una nuova voce, l'indirizzo si aggiorna. Per aiutarti a comprendere la formula utilizzata, utilizzo questa cella di appoggio. Quando seleziono un intervallo in una formula, come ben sai, Excel scrive l'indirizzo della prima cella, seguito da 2 punti, e l'indirizzo dell'ultima cella. Voglio ricreare questa sintassi utilizzando la funzione indirizzo. Ti mostro la formula utilizzata. Ho utilizzato la funzione indirizzo e ho ricostruito il riferimento alla prima voce dell'elenco, riga 2, colonna 1. Ho concatenato con l'ampersand i 2 punti e con un nuovo ampersand una nuova funzione indirizzo. L'argomento colonna della funzione indirizzo è sempre 1, poiché l'ultima voce dell'elenco si trova sempre in colonna 1, mentre l'argomento riga è stato ottenuto mediante la funzione contavalori. Nello specifico ho contato i valori presenti nella colonna A. In questo modo Excel conterà 12 valori presenti e restituirà il numero 12 come numero di riga. In questo modo ottengo questo riferimento variabile e aggiungendo una qualsiasi voce all'elenco, il riferimento si aggiorna. Annullo ora l'operazione effettuata, CTRL Z, e imposto la convalida in questo intervallo di colore verde. Ora è tutto molto semplice perché in convalida dati è sufficiente selezionare un elenco e come origine digitare uguale indiretto e selezionare come argomento della funzione indiretto la cella E6 contenente l'indirizzo dinamico. Confermando con OK abbiamo la nostra convalida dati e aggiungendo una voce all'elenco oppure anche eliminando qualche voce, l'elenco di convalida si aggiorna istantaneamente. Lo puoi notare subito cliccando sulla tendina. Se poi tu volessi evitare anche di utilizzare questa cella di appoggio, potresti copiare questa formula senza l'uguale, CTRL C, selezionare di nuovo l'elenco di colore verde, entrare nelle impostazioni di convalida e sostituire il riferimento alla cella E3 con la formula appena copiata, CTRL V. Confermando ora con OK, possiamo notare che la convalida funziona correttamente e anche eliminando la cella di appoggio, CTRL-, l'elenco di convalida è perfetto e si aggiorna senza il bisogno di una cella di appoggio. Dunque, quando vuoi creare elenchi di convalida dinamici senza l'utilizzo delle tabelle e che si aggiornano anche quando si trovano in fogli di lavoro differenti, puoi utilizzare questo piccolo trucco che riusciremo a migliorare ulteriormente con la funzione scarto che ti spiegherò nel prossimo video. Per oggi è tutto.
Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!